Ciao e benvenuti sul mio canale. In questo video andremo a vedere come collegare un sensore di movimento alle nostre strisce LED e come settarlo nel software VLED. Di sensori ne esistono di tanti tipi, di varie dimensioni. Quello che ho deciso di utilizzare oggi è questo, l'HC SR501. Questo perché è quello che in assoluto è il più semplice da collegare e inoltre è quello che mi ha dato meno problemi rispetto ad altri. Nella prima parte del video andremo a vedere come collegarlo ad SP32 e come settarlo. Andremo poi a vedere come impostare il software VLED e vi farò vedere alcuni effetti interessanti che si possono ottenere. Come sempre, per dubbi, domande, se c'è qualcosa che non avete capito, scrivetelo nei commenti senza nessun problema. Se volete che faccia dei video di approfondimento su un particolare argomento, lasciatelo sempre scritto nei commenti, lo prenderò in considerazione e guardiamo come poterlo approfondire. Un'altra cosa che vi voglio ricordare: la forma più semplice per voi per supportare in modo attivo il canale è iscrivervi, lasciare un like e lasciare un commento. A voi costa veramente poco perché è il tempo di un secondo, quindi un click per iscrivervi o un click per mettere un mi piace, ma permette veramente al mio canale di crescere. Bene, io con questo detto tutto, vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come funziona l'HCSR 501 o come funzionano tutti i moduli a infrarossi. Questo sensore a infrarosso è in grado di fornire un segnale a 3 volt quando rileva un corpo caldo in movimento. Praticamente, una volta che lui l'ha rilevato, porta il pin del segnale da 0 volt, quindi da uno stato basso, a 3 volt, a uno stato alto. Andiamo a vedere come è composto. Rimuoviamo il diffusore. All'interno troviamo il sensore piroelettrico a infrarossi e troviamo le diciture per il collegamento dei 3 pin, quindi ground, out e VCC. Nella parte posteriore troviamo l'integrato BSS 0001 per l'interfaccia. Troviamo un regolatore di tensione perché l'alimentazione è a 5 volt, quindi questo piccolo regolatore trasforma l'alimentazione da 5 a 3,3 volt e la manda verso l'SP32. Se la mandasse a 5 volt diretta rischieremmo di bruciare il pin del nostro SP. Sempre sull'alimentazione troviamo un piccolo diodo a protezione dell'inversione di polarità. Abbiamo inoltre 2 trimmer. Il primo, quello più vicino a questo jumper, serve per regolare la sensibilità che va da un minimo di 3 a un massimo di 7 metri. Mentre invece l'altro serve per regolare il ritardo in secondi tra il momento in cui lui rileva il movimento e il momento in cui cambia lo stato del pin. Quindi in soldoni possiamo scegliere se istantaneamente quando rileva un movimento manda subito il segnale oppure se vogliamo applicare un ritardo. Questo ritardo può essere regolato tra 3 e 300 secondi. Abbiamo poi questo jumper che è impostato tutto a sinistra, quindi opposto a questa piccola resistenza, così come vi arriva di default, fa sì che il sensore rileva il movimento, porta il pin allo stato alto, resta qualche secondo e poi torna basso. Se voi lo spostate tutto a destra, il sensore fin tanto che rileva il movimento terrà il pin allo stato alto. Quando il movimento cessa, il pin viene riportato allo stato basso. Io per l'utilizzo con i VLED vi consiglio di lasciarlo sempre in questa posizione, quindi che funzioni acceso spento, perché portato a destra, tenere il pin alto fin tanto che rileva il movimento potrebbe essere letto dal software VLED come una pressione lunga dell'interruttore e quindi dare dei problemi. La tensione varia da 5 a un massimo di 20 volt e l'angolo di visione è di 140 gradi.
Procediamo ora a collegarlo all'SP32 e andiamo a settare i vari parametri. Per collegarlo all'SP32 è molto semplice. Andiamo a prendere un LED giusto per avere un riscontro visivo quando il sensore rileva il movimento e lo andiamo a collegare sul pin numero 2. Ricordatevi che il positivo è sempre il piedino più lungo. Colleghiamo l'altro piedino a massa. Prendiamo il sensore di movimento. Se non volete tutte le volte togliere la copertura per capire come sono disposti i pin, tenete presente che il positivo è sempre dalla parte dove si trova il diodo. Quindi colleghiamo positivo, segnale e negativo. Positivo rosso, segnale arancione, negativo marrone. Andiamo a collegare il positivo al pin Win, perché abbiamo detto che dobbiamo alimentarlo a 5 volt. Colleghiamo il segnale sul pin numero 4 e il negativo al pin ground. Bene, basta, il nostro sensore di movimento è già collegato. Ora per andare a settare la distanza di rilevamento e il ritardo sul segnale ho scritto un piccolo programmino, vi lascio il link sotto in descrizione, il quale ci permette di fare due cose. La prima, ogni volta che il sensore rileva un movimento accende il LED, quindi abbiamo un riscontro visivo. Con questo possiamo tarare la distanza, quindi voi andate a ruotare il vostro trimmer e guardate a che distanza il LED comincia a accendersi. Mentre invece per regolare il ritardo, per chi ne avesse bisogno, ho impostato il programmino perché sul monitor seriale vi faccia vedere in secondi quanto tempo passa dal rilevamento del movimento al cambiamento di stato del pin. Comunque non preoccupatevi che adesso lo andiamo a vedere assieme. Colleghiamo l'SP32 al PC, scaricate lo sketch e apritelo in Arduino IDE. Selezionate il vostro SP32 e procediamo a caricarlo. Ok, programma caricato senza errori, apriamo il monitor seriale, andiamo a fare una prova, simuliamo il movimento rilevato, accensione LED, tempo trascorso dal movimento 1 secondo. Quindi il tutto funziona correttamente. Se volessimo aumentare il ritardo tra il rilevamento del movimento e il cambio di stato del pin, basta solo che andiamo a ruotare leggermente questa vitina in senso orario. Come vedete il LED resta acceso per tutto il tempo del ritardo che abbiamo impostato. Perfetto, movimento rilevato, accensione LED, tempo trascorso dal movimento 15 secondi. In questo modo voi partite già col sensore tarato per quella che sarà poi l'applicazione con i VLED. A questo punto andiamo a installare il software VLED, per cui ci rechiamo sul sito install.vled.me, selezioniamo la versione 0.14.1 plain e premiamo su install. Selezioniamo il nostro SP32, connetti, install VLED, install e attendiamo il termine dell'installazione. Come sempre vi lascio qui in alto il link per l'installazione e tutti i settaggi per il software VLED. Visto che ormai l'abbiamo già visto decine di volte, non mi soffermerò più di tanto e procederemo spediti. Installazione terminata, selezioniamo la nostra rete, mettiamo la password e premiamo su Connect. Premiamo su Visit Device. Andiamo su Config Wi-Fi Setup, andiamo a cambiare il DNS, lo chiamiamo Test Peer. Premiamo su Save e Connect. Bene, a questo punto possiamo sconnettere il nostro SP32 dal PC. Ho preso la mia striscia LED di prova da 26 LED e la andiamo a connettere. Andiamo a fare anche qualche piccola modifica sulle connessioni. Quindi spostiamo i 5 volt del sensore Peer direttamente sul positivo, al quale andiamo a connettere anche i 5 volt della striscia. Colleghiamo il ground del Peer al negativo e il ground della striscia al negativo. Colleghiamo
il segnale sul pin numero 2, colleghiamo l'alimentazione, quindi il pin Win alla 5 volt, il ground al negativo e il tutto lo andremo poi a collegare all'alimentatore da banco. Comunque non preoccupatevi, vi lascio tutti gli schemi di collegamento nei link in descrizione. Colleghiamo quindi anche l'alimentatore da banco, per cui positivo e negativo, e diamo corrente. Abbassiamo quindi le luci per vedere meglio la striscia LED e andiamo all'indirizzo testpeer.local, come avevamo poi settato nel DNS. Una volta dentro andiamo su Config, LED Preferences e andiamo a settare la nostra striscia LED di prova, per cui la lunghezza è 26 LED ed è collegata al pin numero 2. Intanto che ci siamo, scorriamo fino a questa tabellina e andiamo a settare anche il nostro sensore PIR. Lo associamo al button 0, quindi andiamo a selezionare il pin su cui è collegato, per cui il 4, e gli diciamo che è un sensore PIR. Premiamo su Save. Premiamo su Back e torniamo nella Home. Come vedete, intanto si è già accesa anche la striscia LED. A questo punto andremo a vedere diverse configurazioni che possiamo fare con il nostro sensore. La prima, diciamo, è la più classica, quindi ho la mia striscia spenta, il sensore rileva un movimento e la voglio accendere o con un determinato colore o con un determinato effetto, come volete voi, e voglio che resti sempre accesa. Quindi andiamo a creare un preset. Io adesso per semplicità userò i colori fissi, voi potete mettere un effetto audio, quello che volete. Quindi creiamo un preset, prendiamo ad esempio il rosso e lo chiamiamo acceso rosso. Lo salviamo. Come vedete viene salvato nella posizione 1. Andiamo ora su Config, Time e Macros. Scendiamo fino a questa tabella dove al button 0 possiamo andare associare dei preset al verificarsi di determinati eventi. Questa tabellina l'avevamo già vista nei comandi in manuale per i VLED. Se ve lo siete persi vi lascio il video qui in alto. Possiamo associare un preset quando il nostro sensore di movimento passa da on a off, quindi si spegne, o quando passa da off a on, quindi si accende. Nel nostro caso la striscia è spenta e vogliamo che quando rilevi il movimento si accenda, per cui andiamo a mettere qui nella casellina dell'accensione il nostro preset che abbiamo appena creato, quindi l'1. Premiamo su Save, Back, spegniamo la striscia, proviamo a simulare un movimento e se tutto funziona dovrebbe accendersi in rosso e non spegnersi più. E come potete vedere il tutto funziona perfettamente. Andiamo a simulare un altro caso del tipo: io ho la striscia accesa con un colore o con un effetto, al rilevamento del movimento voglio che questa mi cambi in un altro per poi tornare al suo stato iniziale. Andremo quindi a creare un nuovo preset, per cui prendiamo il verde. Voi come sempre potete prendere colori, effetti, quello che volete. Io prendo il verde per semplificare e lo chiamiamo acceso verde. Salviamo. Come anche qui notate è stato salvato nella posizione numero 2. Andiamo su Config, Time e Macros, torniamo sempre alla nostra tabellina. In questo caso gli diciamo: quando ti spegni, quindi nella tua condizione normale, perché la striscia normalmente è spenta, voglio che mi riproduci il preset 1, che è il rosso. Quando rilevi il movimento e quindi ti accendi, riproduci il 2 e quindi diventa verde. Premiamo su Save, Back, mettiamo la rossa e andiamo a provare a simulare il movimento.
Ok, perfetto. Quando rileva il movimento diventa verde e poi ritorna nello stato iniziale rosso. Proviamo ora un'altra simulazione abbastanza interessante, che è la luce temporizzata. Quindi la nostra striscia è spenta, viene rilevato un movimento, si accende, resta accesa per un determinato tempo che impostiamo noi, dopodiché si spegne. Per fare questo dobbiamo andare a creare un ulteriore preset, che è il preset spento. Quindi premiamo su Power e spegniamo tutto. Creiamo un nuovo preset, lo chiamiamo spento e premiamo su Save. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a creare una playlist. Per cui nuova playlist, la chiamiamo Temp 1. Qui come vedete c'è già il primo colore che è acceso rosso, voi potete mettere anche acceso verde, quello che volete. Per cui acceso rosso, durata 5 secondi, questa è la durata per cui la striscia deve rimanere accesa. Dopodiché togliete la spunta su ripeti all'infinito e qui vi chiede effetto finale. Nell'effetto finale andiamo a scegliere spento. Quindi questa playlist verrà ripetuta una sola volta e l'effetto finale sarà quello di spegnerlo. Premiamo su Save. La playlist viene associata al numero 4, torniamo su Config, Time e Macros, scendiamo sempre sulla nostra tabellina, riportiamo a 0 il valore dello spento e questa volta gli diciamo che quando rileva il movimento deve riprodurre il preset 4 che è la nostra playlist. Premiamo su Save, Back. Andiamo a simulare il movimento. Se tutto funziona come previsto, la nostra striscia si dovrà accendere per 5 secondi in rosso, dopodiché dovrà spegnersi. Quindi proviamo. Perfetto. Poi chiaramente io adesso ho messo un solo colore, ma voi al rilevamento del movimento potete farla accendere, che ne so, in rosso per 5 secondi, poi aggiungete un altro in verde per 10 secondi, oppure potete salvare degli effetti e aggiungere degli effetti. Potete far sì che alla fine non si spenga, ma qui resti accesa in rosso. Quindi come potete capire, una volta compreso il meccanismo, le possibilità sono infinite, potete sbizzarrirvi come più volete. Bene, ora per aumentare ancora di più tutte le possibilità di effetti che potete fare con un sensore, andiamo a vedere l'ultimo caso e ne aggiungiamo un altro. Quindi andiamo a collegare il positivo, il negativo e andiamo a mettere il segnale sul pin numero 5. Torniamo sempre sul nostro PC e andiamo ad aggiungere anche il secondo sensore, per cui andiamo in LED Preferences, questa volta lo andiamo a associare al button 1, l'abbiamo collegato sul pin numero 5 ed è sempre un sensore PIR. Premiamo su Save, Time e Macros. A questo punto gli possiamo dire che il nostro primo sensore, se rileva movimento, accenderà la striscia in rosso, mentre invece il secondo sensore, se rileva movimento, accenderà la striscia in verde. Quindi siamo andati ad associare i nostri preset che avevamo creato in precedenza, l'1 e il 2. Premiamo su Save e andiamo a verificare. Back, quindi proviamo il secondo e si accende in verde. Proviamo il primo e si accende il rosso. Perfetto, funziona alla perfezione. Adesso purtroppo, essendo la stanza piccola e avendo dei sensori puntati dappertutto, non posso muovermi perché ogni movimento qualcosa mi rileva. Questa ad esempio potrebbe essere la situazione di un corridoio o una scala dove siete obbligati a mettere un sensore all'inizio e alla fine, perché chiaramente dovete accendere la luce sia quando scendete dall'alto che quando salite dal basso.
anche per l'aggiunta del secondo sensore vale tutto quello che ci siamo detti col primo, per cui potete creare delle playlist, associarle uno, associarlo all'altro, le possibilità aumentano a livello esponenziale. Come vi dicevo all'inizio del video, se avete dubbi, domande, senza problemi scrivetelo, lasciatelo nei commenti e io per quello che posso risponderò a tutti. Se vedete che non rispondo a un commento, riscrivetelo perché molto probabilmente può essere stato spostato in automatico nello spam e io non lo vedo. Con questo penso di avervi detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!